Ho attraversato queste montagne in lungo e in largo, sentiero dopo sentiero, ma non l'ho mai fatto in sella ad un cavallo. Oggi torno qui a caccia di camosci con mio fratello e i nostri amici. Sarà un'avventura e questa è l'unica cosa che conta. Andiamo a mangiare, pronto? Come avrete capito dalle immagini, questa volta stiamo facendo qualcosa di un pochino diverso. Andiamo a caccia di camosci domani, ma andiamo su con i cavalli e andiamo su a dormire in un bivacco. Quindi per fortuna c'è Marco che ha molta esperienza con questi animali, i cavalli sono suoi e adesso abbiamo quasi 3 ore per arrivare sul bivacco, quindi è ora che partiamo. Vai! Ho preso il 308 e il 300. Ok. Mettila ancora qua. Siamo quasi pronti, abbiamo preso le carabine, abbiamo il mio 308 e il 300. Io ho uno yearling da prendere, Nick ha una femmina adulta, quindi probabilmente cacceremo insieme. Questo serve, no? Sì. A Nicky? No, Nick gli diamo il 300. Quest'anno sto provando delle cartucce nuove, sono le 165 grain dell'RWS HIT. Sono cartucce che sono ideali per queste zone perché sono senza piombo e quindi possiamo usarle anche nei SIC, nelle ZPS, e sulla carta vanno molto bene, ma sono curioso di provarle a caccia. Abbiamo 7, bastano, no? Sì, beh. Tieni. Dimmi. Non so se siamo pronti, ma sembra. Ci siamo quasi pronti. I ragazzi che ci accompagnano stanno finendo di preparare i cavalli. È una bellissima giornata, domani il tempo dovrebbe essere di nuovo così. Fa anche parecchio caldo, onestamente. Abbiamo un po' di ore che ci aspettano davanti a noi per arrivare al bivacco dove dormiremo. Però siamo pronti, siamo caldi. Andiamo. Cosa fai? Video con i jeans? Perché? Ci siamo. Hanno assegnato i cavalli. Il mio compagno d'avventura sarà lui, come si chiama? Arthur. Siamo diventati amici da poco. E hanno visto che non capivi niente, allora ti è andato il pony. Mi hanno dato il cavallino piccolino. Ma ce n'è uno lì un po' agitato, quello lì non fa per me. Allora, zaini qua sopra ce ne sta qualcosa ancora o no? Se vogliamo metterne ancora uno, possiamo buttarli a nessuno. Ma possiamo metterli a spalle noi o no? Non sono scomodi però. È scomodo, a cavallo con lo zaino. Dove c'è? Gigi, ma te hai portato dei tappi per dormire stanotte? No, boh. Una delle carabine la mettiamo qua. Cioè, ci sarebbe servito proprio il, sai... Non è vero. Io lo sapevo che prendevo un calcio prima di stasera. No, non lo prendo. Ah, volevi legarlo così? Sì. Meno male che non c'è Charlie. Ci mancava solo Charlie. Ma dai, datemi un cavallo, raga. Sì, cambiamo, glielo diamo a Nick quello. Perfetto. Questa No, è rimasta lasciami data. questo, che magari è bravo e non fa casini, perché gli altri non mi fido mica. Nick! Prendi la carabina! Ma c'è il cavallo che è più basso di lui.
Ma come fa quel Cioè praticamente se metti i piedi lo aiuto a camminare io al cavallo. Ma c'hai i baffi, Sì, c'hai i baffi come me. Vedi, fammi una foto con i baffi io e lui. Bel così che roba. Grazie Lara per l'aiuto, fondamentale aiuto. Non ci fosse Lara non saremmo saliti neanche uno a cavallo. Ok, i piedi. Sì, socio. E c'era una lì, una l'abbiamo legata lì. Ce la facciamo passare davanti dopo. Buon, tutti pronti. Va piano, socio. Easy, 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 bravo, bravo. Oh, easy, easy, piano, piano, bravo. Easy, 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 porca di qua. Oh, piano, 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 piano. Eccolo. Easy, easy. Sai cos'ho? Ho lui che trotta il binocolo che mi dà sulla pancia un male, fiei. Si è infilato sotto la pineta. Questo qua lo mettiamo qua. A metà strada abbiamo fatto cambio cavalli. Quello puro sangue. Ho dato il mio a Davide, Davide mi ha dato il suo. Dobbiamo darci una mossa prima che diventi buio, da arrivare su. Vai, dai. Dai. Però siamo veramente allo sbando. Qua i cavalli fanno solo cosa vogliono. Procediamo bene, sono le 5:20, abbiamo ancora un'oretta e mezza di luce, quindi conviene che ci diamo una mossa e arriviamo su prima che sia buio. Non sembra, ma 2 o 3 ore a cavallo, se non sei abituato, fa, Marco? Io ho male alle gambe già, in punti in cui non conoscevo di avere muscoli. Come da? Bene, molto bene. Ti dico la verità, ho le gambe un po' stanche, nonostante ho detto che vado a cavallo mi evito la passeggiata. Invece. Oh! Invece non sembra, ma è stancante. Che spettacolo di posto, ragazzi, che spettacolo. Alla fine basta poco per vivere anche un po' le nostre montagne in modo diverso. Questa è una zona che cacciamo solitamente a piedi, poi come vedete c'è una strada abbastanza comoda. Noi a cavallo non è che siamo dei fenomeni, quindi è una cosa che possono fare tutti. Ci siamo presi questa giornata per fare una cosa diversa e devo dire che i paesaggi in questo periodo e salire con i cavalli in questa valle hanno dato davvero un'atmosfera molto particolare. Siamo arrivati al bivacco adesso, facciamo gli ultimi 200 metri, poi sistemiamo i cavalli e iniziamo a prepararci per cena. Dai! Siamo arrivati sul bivacco, stiamo scaricando i cavalli, la roba, adesso piano piano sistemiamo. Siamo arrivati giusti perché tra 10 minuti e un quarto d'ora è buio. Però bene, adesso do una mano a Marco a legarli e a prepararli. Lì dietro è Francia, Tutta la cresta lì è tutta Francia già. Tutta quella linea lì
Lì, come passi lì e sei in Francia. Guardate una cosa, ma è idea costruire Muli. Voglio arrivare devi portare dei ragazzi. Di qua poi chi è un po' più bravo vai ancora fino lassù. Niki! Di là vai in Francia. Secondo me si apre Niki! un sacco, vero? Sì, però è Prendi la sacca viola! messo? Avanti, avanti. Non è caldo ma meglio che fuori, Ci staremo, sì. Dai, te il formaggio e il salame. Andiamo. Buon appetito. Oh, ma buon appetito. Ma per te solo? Non dovevo. Sì? Qui là. Ci siamo? Buono. Marco e Virginia hanno finito di sistemare i cavalli, noi adesso siamo entrati, stiamo preparando cena, qualcuno taglia il formaggio, qualcuno taglia il pane, apriamo una bottiglia di vino e accendiamo il fuoco per cucinare un po' di carne di cervo. Quindi direi che c'è tutto. Salute! Chin. Allora, da mangiare. Il menù di questa sera prevede dei fagioli fatti sul fuoco con un po' di cipolla per antipasto e dopo facciamo alla griglia un po' di bistecche di cervo del fusone dello scorso anno. Met a woman, got engaged, time passed, wedding day. Then my feet turned cold at the tone of those wedding bells. I felt bad, everybody got dressed up, but I knew I'd messed up, so I had to fess up that all I really wanted was just to get drunk as hell. So I jilted that poor woman and I got drunk as hell. I'm a talking about hellfire, hellfire, hellfire. Oh, hellfire, that's where I'm bound. I'm talking about hellfire, hellfire. Oh, hellfire, that's where I'm bound. Questa sera è il compleanno di Marco, il ragazzo che ci ha portato su coi cavalli, e quindi gli abbiamo fatto una tortina. Adesso vediamo se riusciamo a accenderla qua al vento. Andiamo dentro, dai. Prima che si spenga. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, Tanti auguri a Marco. Happy birthday! Grazie ragazzi. Prego, Vado? vestisa. Bravo! Ci siamo svegliati da poco. Devo dire che tutto sommato non è andata così male. Abbiamo dormito abbastanza. Siamo usciti una volta a controllare i cavalli questa notte. Ho fatto un po' di foto alle stelle. Adesso facciamo colazione. Fuori sta già iniziando a diventare chiaro. E un quarto d'ora, 20 minuti partiamo.
Io vuoi fare? Andiamo qui. Mettiamo il tampone alto qua o vuoi andare su di diagonale basso? Boh, qua nel tampone non so se c'è roba. Non sono mai andato. Andiamo a vederla. Attacchiamo lì. Niki, un pezzo di focaccia? Per fortuna questa notte abbiamo dormito dentro il bivacco perché, come potete vedere, anche dal ghiaccio per terra non fa più così caldo. Adesso mettiamo gli scarponi, andiamo un attimo al fiume, lavarci i denti e la faccia, poi selliamo la mula con il basto e partiamo. È bello potersi svegliare binocolare i camosci già. Sono su quella costa davanti a noi là. C'è anche qualche maschio qua probabilmente, però. Andiamo un attimo a lavarci i denti. Forse qua c'è un po' d'acqua. È talmente fredda Che ho perso 2 denti. Via! Marchiamo un attimo la giornata. Vuoi dare una guardata con i camosci, col lungo? Dalle corna sì, però le palle vedi? Un po' più là. Adesso diamo una controllata a vedere cosa sono, ma probabilmente sono maschi. Chissà come mai sono alti così, che ieri sera erano tutti bassi. No, quelli là, ma quello là non... Quello là quasi sicuro, questo qua non si vede. Poi io sono appoggiato male, fammi appoggiare bene. Allora, siamo riusciti a concludere un piano. Adesso tutti insieme andiamo dentro questa buca qua, sopra. Marco nel frattempo sistema i cavalli, li porta a bere e poi dopo ci segue con la mula. Adesso prendiamo le carabine. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao. Dobbiamo fare un po' di passi per scaldarci perché siamo mezzi congelati. Adesso che abbiamo fatto qualche passo inizia a starsi meglio. Questa mattina stiamo cercando uno yearling e una femmina asciutta. La femmina asciutta è quella più complicata, quindi se riusciamo diamo priorità alla femmina e dopo lo yearling.
Adesso dobbiamo ancora fare 200 metri per arrivare su questo pianetto qua davanti a noi, poi ci fermiamo a dare una binocolata. C'è un branco di camosci qua davanti a noi, a 600 metri. Guardiamo un attimo se c'è l'animale che stiamo cercando. C'è di tutto. Femmine, piccoli, yarling mi sa anche. Cosa dice? Volevo vedere se c'era lo yarling un attimo. Però sembra che vogliano venire giù. Ci sono 4 piccoli. 1, 2, 3. 5 femmine. 6 femmine. Questi qua, per arrivare a questi qua bisogna scendere giù, andare nel canale e salire dal canale. Adesso abbiamo il vantaggio che il vento per un po' tirerà in giù così, quindi siamo messi bene. L'unica cosa è che siamo un po' allo scoperto. Ci abbassiamo un pochino, entriamo nel canale e risaliamo da sotto. Facciamo piano quando siamo esposti. Gli ultimi 50 metri, piano piano. Uno da solo. Andiamo lì alla pietra. Teniamo ancora scarica. Usciamo prima a vedere cosa c'è. Ho visto i camosci qua a sinistra, ma non so bene cosa c'è. Usciamo lì, ci mettiamo giù e guardiamo bene con lungo, dai. Femmine grandi con un piccolo, belle femmine tra l'altro. Scusa. Piano che uno ci guarda già. Devi cercare di stare come con la testa. C'è 3 piccoli, zio. C'è 3 piccoli. Sì. Sono 3 femmine con 3 piccoli. Questa che sta venendo giù così. Ci sono 3 piccoli là collegati. Però ci stanno guardando. Là c'è lo yarling. Dov'è? Sotto la pietra piatta dove va le 3 strisce bianche. Sì. Quello. C'è lo yarling. Allora
ci sono diversi camosci qui davanti a noi, a meno di 300 metri, quindi bisogna che facciamo un po' piano. Nel primo gruppo sembrano siano tutte femmine col piccolo. Adesso abbiamo visto una femmina più vecchia coricata in alto che sembra da sola, e sulla destra ne stanno arrivando altri. Quindi adesso valutiamo bene col lungo prima e poi decidiamo qual è l'animale giusto. Secondo me quella asciutta è quella là. Quella che è scesa da sola. Secondo me quella là è quella asciutta. L'ermellino bianco insieme al camoscio, guarda. Guarda, vieni a vederlo. È bellissimo. Guarda lì. Mentre stavano guardando la camoscia è passato un ermellino completamente bianco, già, solo con la punta della coda nera. La femmina sotto lo Yarling. La femmina, questa qua, sotto lo Yarling a sinistra, che adesso corre. Forse abbiamo trovato l'animale giusto. Cosa dici, da? Quanti piccoli vedi? No. Quella dopo. Appena dietro la femmina col piccolo. Scusami, che ci guarda? Sì. Vedi di giù. Piano. Quattro click. Vai a 0. Dai 4 click, vai a 0. Io ce l'ho. Sì. Dimmi solo quando vai. Ok. Ricarica. Ok, seguila, vai buona, non sparare più. E giù, Nick. Un po' avanti, però è buono. Bravo Nick. Madonna, che male al collo. Siamo stati un po' qua, eh. Bene, abbiamo fatto una bella cacciata, perché poi siamo usciti fuori a 250 metri dai camosci e abbiamo guardati bene. C'erano diverse femmine, uno Yarling che però era molto bello e abbiamo deciso di non tirare, e questa femmina qua sembrava l'animale giusto da prendere. Avremo la conferma solo quando siamo vicino a lei, però speriamo di aver fatto tutto bene. Andrea, dove devo andare? Allora, se guardi su dritto dal bivacco ci vedi, siamo qua sulla cresta, ti sto muovendo la mano. Ah, ok, visti. Allora mi conviene fare la strada che avete fatto voi a salire, non salgo dall'altra parte. Sì, sali lì dritto, c'è un sentiero, prendi un sentiero, vieni qua nella buca e ci vediamo qua, ti aspettiamo. Ottimo, parto. Perfetto. Marco ha preparato la mula e sta venendo su con il basto, così magari carichiamo qualcosa sul mulo. È spettacolo su qua. Ecco. Portala qua. Qua c'è il foro d'entrata, leggermente avanti, però era piegata guardando più su.
tiro perfetto sarebbe stato mirare un po' più indietro per riuscire a prendere la traiettoria qua del cuore. C'è sempre margine di miglioramento, però va bene, dai, siamo contenti. Bravo Nick. Femmina asciutta, probabilmente non ha neanche partorito in tutta la vita, perché guarda come sono piccole le mammelle. Bene, ottimo, bravi. Ci va sempre un po' di fortuna quando si fanno le femmine di camoscio, però se uno le guarda da vicino, come in questo caso che le abbiamo guardate abbastanza a lungo, si vede questa parte qua, soprattutto che non è gonfia, e poi si vede che c'è tanto pelo intorno ai capezzoli, il che vuol dire che è difficile che la femmina abbia allattato. I capretti avessero ciucciato un po' di peli, comunque sì, sarebbe molto più pulita. Invece guarda che bella che è, perfetta. Ottimo, bravi. Età? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abbattimento perfetto. Sì, bravo. Bravo Nicky. Grazie, bravi tutti. Eccola lì. Piano. Poi potrebbe andare storto. Brava Tita. Brava Marina. Cosa vuoi di più dalla vita? Tranquilla, brava. Prima volta? Sì. Brava. Adesso riempiamo anche l'altro paniere o cosa facciamo? Non è che siamo qua a giocare, dici. Dai, adesso andiamo a cercare lo Yarling. Yeah. Sì, non dai fastidio, noi passiamo perché lì col mulo ho paura che non c'è una grande idea. Noi passiamo, esatto, no ma poi è dritto, noi passiamo lì, andiamo da quella roccia là e guardiamo. Poi ti chiamo per radio, ti dico cosa facciamo e poi noi scendiamo appena dopo quella roccia là per tornare al rifugio. Ci sono, ma sono di là in faccia, il che vuol dire che proviamo ad andare là, ma non è che siamo sicuri che sia in un posto che ci arriviamo a tiro. Io direi, facciamo così, loro sono tutti là davanti a noi in faccia, c'è un branco con femmine piccoli, probabilmente anche lo Yarling che stiamo cercando adesso. Però sono esposti e se gli arriviamo da sotto adesso il vento tira in su, quindi rischiamo di mandarli via. Proviamo ad andare dentro così e cercare quando siamo là di coprirci. Sì. Sono là davanti a noi in quel pulito là, nei prati. Stiamo vicini e proviamo ad andare qua nell'ombra, a coprirci qua nell'ombra e vedere se si muovono o no. Siete tutti? Cerchiamo di stare vicini, Guardali. Psst, psst. Ormai. Sono tutti maschi. Femmina col piccolo.
ci sono anche gli Yarling. Viene ancora dietro, guarda lì. Purtroppo è così, quando passi nel pulito ti vedono e vanno via. Lo sapevamo prima già che saremmo stati nel pulito, però visto che è già mezzogiorno e mezza abbiamo provato a rischiarla e sono andati via tutti. Un branco di là, un branco di qua. Adesso rientriamo al bivacco. Di più di 30 forse. È stata una bellissima giornata, una bellissima cacciata. Purtroppo non siamo riusciti a fare lo Yarling, ma ci siamo comunque divertiti. Sono molto contento per la femmina di Nick. Quindi adesso direi di rientrare verso il bivacco, anche perché ci aspettano ancora un po' di ore per rientrare con i cavalli, quindi di più non possiamo chiedere. Tornerò magari per lo Yarling più avanti. Andiamo a mangiare pranzo? Anche questa avventura sta giungendo al termine, stiamo per risalire sui cavalli e per tornare giù a valle. Devo dire che mi sono davvero divertito e devo ringraziare Marco e Virginia per l'aiuto che ci hanno dato con i cavalli e per la loro esperienza. Senza di loro questa avventura non sarebbe stata possibile e salire qua su con i cavalli ha quella poesia in più, sinceramente. Quindi grazie Marco, alla fine se volete fare qualcosa di simile lascio i suoi contatti così magari potete sentirlo per fare un giro a cavallo con lui.